Lezione 1. La tentazione dello shopping online. Ehi Anna, hai mai pensato di evitare lo shopping online per un po'? È un'idea interessante. Può essere così allettante, soprattutto con tutte le vendite e le promozioni. Esattamente. È così facile fare click e acquistare e senza pensarci davvero. So cosa intendi. A volte mi ritrovo con cose di cui non avevo nemmeno bisogno. Lo stesso qui. Spesso vengo distratto da annunci o consigli. Giusto. Inoltre, la praticità rende difficile resistere. Puoi fare acquisti sempre e ovunque. Vero, ma a volte porta all'acquisto di impulso, che può danneggiare il nostro budget. Assolutamente. Ultimamente ho cercato di essere più attento ai miei acquisti. Questo è un ottimo approccio. Hai preso in considerazione l'idea di impostare un limite per gli acquisti. Sì, ho iniziato a tenere un elenco di ciò di cui ho effettivamente bisogno prima di fare acquisti. Questo è intelligente. Aiuta a concentrarsi sull'essenziale ed evitare oggetti non necessari. Esattamente. Trovo inoltre che fare acquisti nei negozi fisici possa essere più soddisfacente. Sono d'accordo. È bello vedere i prodotti di persona e pensarci prima di acquistarli. Inoltre, ti dà la possibilità di esplorare e scoprire nuove cose che potresti non trovare online. Sicuramente. E puoi sostenere le imprese locali, il che è sempre una buona cosa. Esattamente. Penso che dovremmo pianificare presto una giornata di shopping insieme, senza distrazioni online. Sembra un'idea divertente. Trascorriamo una giornata all'insegna dell'esplorazione e dello shopping alla vecchia maniera. Lezione 2. Il denaro in viaggio è importante. Ehi Anna, stavo pensando a come gestire i soldi durante i viaggi. È un'idea intelligente. Sì, la maggior parte dei posti accetta carte di credito, ma alcuni potrebbero addebitare una commissione per le transazioni estere. Esattamente. Queste commissioni possono sommarsi rapidamente. Hai trovato dei modi per evitarli. Di solito cerco carte di credito che non prevedano commissioni sulle transazioni estere. Mi fa risparmiare un sacco di soldi. Questo è un ottimo consiglio. Dovrei assolutamente prendere in considerazione l'idea di procurarmi una di quelle carte. Sicuramente. Inoltre, è bene informare la banca prima del viaggio, in modo che non congelino la carta. Sì, non c'è niente di peggio che rimanere bloccati senza accesso ai tuoi fondi. Ti è mai capitato? Per fortuna no, ma ho sentito storie di viaggiatori che hanno affrontato questo problema. È così stressante. Posso immaginarlo. Di solito porti anche contanti? Sì, lo so. È utile per i luoghi che non accettano carte, come i mercati locali o i piccoli ristoranti. È una strategia intelligente. Spesso dimentico di prelevare contanti prima di partire. È facile trascurarlo. Ti consiglio di procurarti una valuta locale al tuo arrivo. Buona idea. In questo modo, sono pronto per qualsiasi situazione. Qual è il tuo modo preferito di risparmiare quando viaggi? Mi piace pianificare le mie spese in anticipo e tenere traccia delle mie spese.
Mi aiuta a rispettare il mio budget. Sembra efficace. Dovrei iniziare a farlo anche io, soprattutto per il cibo e le attività. Sì, fa una grande differenza nel modo in cui ti godi il viaggio. Condividiamo alcuni consigli per il budget prima della nostra prossima avventura. Assolutamente. Mi piacerebbe scambiare idee e rendere i nostri viaggi ancora migliori. Lezione 3. Spirito di squadra. E Anna, stavo pensando a quanto sia importante celebrare i traguardi raggiunti come squadra. Assolutamente. Riconoscere e apprezzare i contributi di tutti può davvero sollevare il morale. Fa una grande differenza. Quando i membri del team si sentono apprezzati, sono più motivati a ottenere buoni risultati. Sì, le celebrazioni possono essere semplici come un ringraziamento in una riunione o una piccola riunione di gruppo. Esattamente. Adoro l'idea di creare una bacheca dedicata ai momenti salienti del team per mostrare i successi di tutti. È un'idea fantastica. Ricorderebbe a tutti ciò che abbiamo realizzato insieme. Inoltre, incoraggia la collaborazione e il lavoro di squadra. Quando le persone vedono riconosciuti i loro sforzi, si sentono più connesse. Vero, promuove un'atmosfera positiva in cui tutti vogliono dare il loro meglio. Hai mai partecipato a un'attività di team building che ha davvero sollevato il morale? Sì, una volta abbiamo organizzato un ritiro di gruppo incentrato sulle attività di risoluzione dei problemi. È stato allo stesso tempo divertente e illuminante. Sembra fantastico. Gli esercizi di team building possono aiutare ad abbattere le barriere e migliorare la comunicazione. Assolutamente. È incredibile quanto le persone si sentano più a loro agio l'una con l'altra. Penso che anche le sessioni regolari di check-in e feedback possano migliorare lo spirito di squadra. Sicuramente. Mantiene tutti sulla stessa pagina e consente una comunicazione aperta. Facciamo un brainstorming di alcune idee per sollevare il morale del nostro team. Mi piacerebbe sentire i tuoi pensieri. Lezione 4. Trappole per turisti. E Anna, stavo leggendo delle lamentele dei viaggiatori in passato. Oh, che tipo di reclami? In passato ci sono state molte lamentele su imbrogli e truffe. Interessante. Sembra che oggi ci siano lamentele simili sulle trappole per turisti e sui prezzi elevati. Esattamente. I turisti spesso si ritrovano a pagare molto di più della gente del posto per le stesse esperienze. È frustrante. Penso che alcuni posti approfittino della mancanza di conoscenza dei turisti. Assolutamente. Hai mai incontrato una trappola per turisti durante un viaggio? Sì, ce l'ho. Una volta ho visitato un famoso mercato dove tutto era troppo caro. È stato deludente. Questo è un peccato. È sempre meglio trovare opzioni autentiche e a prezzi ragionevoli. Sono d'accordo. Fare ricerche in anticipo può davvero aiutare a evitare queste situazioni. Sicuramente. Inoltre, chiedere consigli alla gente del posto è un ottimo modo per scoprire gemme nascoste. Sì, la gente del posto spesso conosce i luoghi migliori che non sono nelle guide turistiche.
Qual è la tua strategia per trovare buoni posti? Di solito controllo le recensioni online e i blog di viaggio. Spesso forniscono spunti onesti. Questo è un approccio intelligente. Mi piace anche usare le piattaforme di social media per vedere esperienze in tempo reale. Esattamente. È affascinante come la tecnologia possa migliorare le nostre esperienze di viaggio. Di sicuro. Facciamo un patto per condividere sempre i nostri consigli di viaggio. Assolutamente. In questo modo possiamo aiutarci a vicenda a evitare le trappole per turisti in futuro. Lezione 5. Nuove scoperte. E Anna, ho deciso di provare una nuova marca di cereali che assomigliasse alla mia solita. Interessante. Cosa ti ha spinto a scegliere quel marchio? La confezione ha attirato la mia attenzione e gli ingredienti sembravano sani. Spero che risulti altrettanto gustoso. Adoro provare nuovi prodotti. A volte trovi gemme nascoste che non ti aspetteresti. Esattamente. Hai mai scoperto un marchio che hai finito per amare? Sì, una volta ho provato una nuova marca di yogurt e aveva la consistenza più cremosa e sapori deliziosi. Sembra delizioso. Sono sempre alla ricerca di buone opzioni a base di yogurt. Che gusto hai provato? Ho provato il mango. È stato così rinfrescante. Penso che abbiano anche un sapore di frutto della passione. Yum! Dovrò cercarlo. È fantastico quando i marchi offrono sapori unici che si distinguono. Di sicuro. Rende la colazione più eccitante. Hai un gusto di cereali preferito? Adoro tutto ciò che contiene mandorle e miele. Dona una bella croccantezza e dolcezza. Sembra delizioso. Di solito preferisco i cereali fruttati. Rendono le mie mattine più luminose. Lo vedo. La frutta aggiunge un tocco rinfrescante. Mescola mai i cereali. Di tanto in tanto. Mescolare diversi cereali può creare consistenze e sapori divertenti. Dovrei provarlo. Potrebbe essere un ottimo modo per sperimentare ciò che mi piace. Sicuramente. La prossima volta scambiamo idee sulle nostre combinazioni preferite per la colazione. Mi piacerebbe moltissimo. Sarà divertente scoprire nuovi sapori insieme. Lezione 6. Racconti del selvaggio West. Ehi Anna, stavo leggendo dei cowboy del selvaggio West e delle loro folli buffonate dopo il giorno di paga. Oh, sembra affascinante. Cosa hai scoperto? A quanto pare, i cowboy appena pagati si scatenavano a festeggiare i loro guadagni nei saloon. Posso immaginarlo. Deve essere stata una scena piuttosto vivace, con musica e danze. Esattamente, ma spesso causava problemi. È qui che sono entrati in gioco uomini di legge come lo sceriffo Well Billy Cook. Era un bel personaggio. Ho sentito che ha contribuito a domare città come Abilene. Sì, riportava un senso di ordine nel caos, ma aveva a che fare regolarmente con cowboy turbolenti.
È incredibile come una persona possa fare una tale differenza in un ambiente senza legge. Assolutamente. La sua reputazione di pistolero induceva le persone a pensarci due volte prima di causare problemi. Ha davvero avuto qualche sparatoria famosa? Ho sentito molte storie su di lui. L'ha fatto. Una delle sue sparatorie più famose è stata a Deadwood, cosa che lo ha reso leggendario. È incredibile. Il selvaggio West ha così tante storie elettrizzanti. Cosa pensi attragga le persone in quell'epoca? Penso che sia la combinazione di avventura, rischio e lotta per la sopravvivenza. È accattivante. Sono d'accordo. Inoltre, l'idea dei cowboy e dei fuorilegge aggiunge un elemento di romanticismo alla storia. Sicuramente. Esploriamo altre storie di quel periodo. C'è così tanto da imparare e da divertirsi. Lezione 7. Preferiti per la colazione. Buongiorno Anna. Qual è la tua colazione preferita? Adoro i pancake con sciroppo d'acero. Sono così deliziosi e confortanti. Sembra incredibile. Aggiungi qualcosa di speciale ai tuoi pancake. A volte aggiungo mirtilli o gocce di cioccolato per una sorpresa in più. Che mi dici di te? Sono un grande fan del toast all'avocado. È salutare e saziante. È un'ottima scelta. Ultimamente ho visto così tante varianti di toast all'avocado. Sì, alcune persone lo guarniscono con uova in camicia o ravanelli. È tutta una questione di creatività. Sicuramente. Adoro sperimentare diversi condimenti. Hai mai provato a preparare i pancake partendo da zero? Oh, è davvero divertente e hanno un sapore molto migliore di quelli acquistati in negozio. Sono d'accordo. Inoltre, puoi controllare gli ingredienti. Che ricetta usi? Di solito seguo una ricetta semplice con farina, uova, latte e un po' di lievito. Sembra abbastanza facile. Dovrei provare a farli anche da zero. Dovresti. È un ottimo modo per iniziare la giornata. Cosa bevi a colazione? Di solito bevo una tazza di caffè o succo d'arancia fresco. E tu? Adoro una buona tazza di tisana. È rilassante e rinfrescante. È adorabile. Forse possiamo uscire presto per la colazione e condividere i nostri preferiti. Sembra un'idea fantastica. Pianifichiamolo. Lezione 8. Viaggio in auto a Cape Cod. E Anna, andremo a Cape Cod questo fine settimana. Sembra incredibile. Ho sentito che i panorami sull'oceano sono mozzafiato. Lo sono davvero. Sono così entusiasta di vedere la costa e godermi le spiagge. Hai in mente qualche luogo specifico che vorresti visitare? Voglio assolutamente dare un'occhiata al faro di Nauset Light. È pittoresco. È un'ottima scelta. Ho visto delle foto e sono stupende, soprattutto all'alba. Sono d'accordo. Inoltre,
Mi piacerebbe provare del pesce fresco mentre siamo lì. Sì, Cape Cod è famosa per la zuppa di vongole e gli involtini di aragosta. Li hai mai provati prima? Sì, e sono deliziosi. Non vedo l'ora di concedermi un po' di cucina locale. Sembra una vacanza perfetta. Stai programmando attività oltre a goderti la spiaggia? Mi piacerebbe andare in kayak o magari fare un giro in bicicletta lungo i sentieri panoramici. Sarebbe molto divertente. Esplorare la natura è la parte migliore di un viaggio come questo. Esattamente. Inoltre, voglio scattare un sacco di foto per immortalare i ricordi. Sicuramente. Ti consigliamo di documentare tutti i momenti più belli. Pianifichiamo un viaggio insieme un giorno. Mi piacerebbe condividere l'esperienza con te. Lezione 9. Piani post-escursione. E Anna, dopo l'escursione possiamo pranzare in quel nuovo bar del centro. Suona bene. Ho sentito che hanno ottimi panini e insalate fresche. Sì, sono entusiasta di provare il loro toast all'avocado. Sembra delizioso nelle foto. Anch'io ho visto quelle foto. Sanno davvero come presentare il loro cibo. Esattamente. Inoltre, adoro il modo in cui usano ingredienti locali. È sempre bello sostenere le imprese locali. Assolutamente. Rende l'esperienza culinaria più autentica. Sai a che ora finiremo l'escursione? Penso che dovremmo mirare a finire verso mezzogiorno. In questo modo possiamo evitare la fretta del pranzo. Buona idea. Odio aspettare in lunghe file. Rovina l'appetito. Di sicuro, qualche altro piatto che stai pensando di provare al bar? Sono tentato dalle loro ciotole per frullati. Hanno un aspetto rinfrescante e perfetto dopo un'escursione. È un'ottima scelta. Una ciotola per frullati sembra il modo ideale per ricaricarsi. Sì, penso che ci divertiremo moltissimo. Porterai degli snack per l'escursione? Ho intenzione di portare del trail mix e delle barrette energetiche. Sono super convenienti. Perfetto. Porterò un po' di frutta e acqua. Rimanere idratati è fondamentale. Sicuramente. Assicuriamoci di avere tutto pronto per la nostra avventura. Lezione 10. Migliorare la collaborazione. E Anna, stavo pensando a come migliorare la nostra collaborazione sul progetto. Sembra fantastico. Cosa hai in mente? Ci consentirebbe di assegnare compiti e fissare scadenze in modo più efficace se utilizziamo uno strumento di gestione dei progetti. Adoro quell'idea. Quale strumento stai considerando? Ho sentito parlare bene di Trello. Ha un'interfaccia intuitiva e aiuta a visualizzare le attività. Trello è una scelta solida. Mi piace il modo in cui puoi spostare facilmente le attività tra diverse fasi. Esattamente. Mantiene tutto organizzato e chiarisce chi è responsabile di cosa.
Inoltre, possiamo aggiungere commenti e aggiornamenti, il che mantiene fluide le comunicazioni. Giusto. In questo modo non perderemo dettagli importanti e tutti rimarranno sulla stessa pagina. Apprezzo anche che sia accessibile su dispositivi mobili. Possiamo aggiornarlo ovunque ci troviamo. Sicuramente, la flessibilità è fondamentale, soprattutto quando abbiamo orari intensi. Hai già usato strumenti simili? Ho usato Asana e l'ho trovato utile, ma penso che Trello potrebbe soddisfare meglio le nostre esigenze. Questo ha senso. Ogni strumento ha i suoi punti di forza. Pensi che dovremmo organizzare una demo? Ottima idea! Possiamo esplorarne insieme le funzionalità e vedere come si adatta al nostro flusso di lavoro. Sono entusiasta di provarlo. Questo potrebbe davvero migliorare la nostra produttività. Assolutamente! Non vedo l'ora di lavorare in modo più efficiente con te. Lezione 11. Piani di viaggio. Ehi Anna, stavo pensando di fare un viaggio il mese prossimo. Sembra eccitante. Dove hai intenzione di andare? Sto pensando di visitare le montagne per fare escursioni e respirare aria fresca. È una vacanza perfetta. Le montagne sono così rinfrescanti. Hai in mente un luogo specifico? Sì, sto pensando alle montagne rocciose. Ho sentito che il panorama è mozzafiato. Lo è davvero. Inoltre, ci sono così tanti sentieri da esplorare. Hai intenzione di campeggiare o soggiornare in una cabina? Sono propenso al campeggio. Sembra più avventuroso e più vicino alla natura. Il campeggio è un'ottima scelta. Sei già stato in campeggio? Sì, ma è passato un po' di tempo. Ho bisogno di aggiornare la mia lista dei bagagli. È sempre bene ricontrollare. Quali oggetti essenziali pensi di portare? Sicuramente una buona tenda, sacco a pelo e cibo in abbondanza. Oh, e un kit di pronto soccorso. Pensiero intelligente. È importante essere preparati. Quali attività vuoi fare mentre sei lì? Voglio fare escursioni, magari pescare e sicuramente scattare tante foto. Sembra un mix perfetto di relax e avventura. Non vedo l'ora. C'è qualcosa di magico nell'essere in montagna. Sono d'accordo. La natura ha un modo per ricaricare il nostro spirito. Pianifichiamo un viaggio insieme un giorno. Sarebbe fantastico. Mi piacerebbe condividere quell'esperienza con te. Lezione 12. Comprare abiti. Ehi Anna, ieri ho visitato un negozio di abbigliamento da uomo ed è stato davvero interessante. Oh, davvero? Cosa hai trovato lì? Avevano una sezione con abiti su misura e c'erano anche abiti già realizzati che il cliente poteva acquistare se lo desiderava. Comodo. A volte provare un abito già pronto può far risparmiare molto tempo. Esattamente. Ho notato che avevano una varietà di stili e colori, il che era impressionante. Ne hai provato qualcuno?
L'ho fatto. Ho provato un abito blu marino e mi stava benissimo. Mi ha fatto sentire molto professionale. È fantastico! Un abito ben aderente può davvero aumentare la tua autostima. Di sicuro. Sto pensando di comprarlo per un evento imminente. Sembra un'ottima idea. Hai in mente qualche accessorio da abbinare? Stavo pensando a una classica camicia bianca e una bella cravatta. Forse qualcosa con un motivo sottile. Sembrerebbe nitido. Una cravatta a motivi geometrici aggiunge un bel tocco senza essere troppo appariscente. Esattamente. Ho visto anche delle scarpe eleganti che si abbinavano perfettamente alla tuta. Le scarpe possono fare una grande differenza nell'aspetto generale. Hai avuto la possibilità di provarne qualcuno? Sì, ho provato un paio di scarpe in pelle ed erano molto comode. Il comfort è fondamentale, soprattutto se lo indosserai per molto tempo. Assolutamente. Sono entusiasta di finalizzare presto il mio outfit. Lezione 13. Le avventure della mente. E Anna, stavo pensando a come a volte la mia immaginazione inizia a farmi brutti scherzi. Davvero? Sembra intrigante. Cosa stavi immaginando? Immaginavo che ci fossero creature fantastiche di ogni genere nel mio giardino. Wow, tipo cosa? Mi piacerebbe sapere dei tuoi amici immaginari. Beh, c'erano unicorni che saltavano in giro e draghi che volavano nel cielo. Sembrava così reale. È incredibile. Penso che l'immaginazione sia una fuga meravigliosa. Ci permette di esplorare senza limiti. Esattamente. Mi ritrovo spesso a sognare ad occhi aperti durante riunioni noiose. È come una mini avventura. Lo faccio anch'io. A volte, creo storie nella mia testa sulle persone intorno a me. È divertente. Scrivi mai quelle storie? Ci ho provato, ma di solito dimentico i dettagli. Dovrei iniziare a portare un taccuino. È un'ottima idea. La scrittura può aiutare a catturare quei fugaci momenti di creatività. Sì, inoltre, è un buon modo per sviluppare capacità di scrittura. Cosa ispira maggiormente la tua immaginazione? Penso che leggere libri fantasy stimoli davvero la mia immaginazione. Mi trasportano in mondi diversi. Sono d'accordo. I libri possono aprire tante possibilità. Hai un libro preferito? Sì, adoro Lo Hobbit. È pieno di avventure e personaggi avvincenti. Questo è un classico. Mi piace il modo in cui combina l'immaginazione con i temi del coraggio e dell'amicizia. Assolutamente. Facciamo un patto per condividere le nostre storie fantasiose. Lezione 14. Adattarsi al cambiamento. E Anna, ha sconvolto un po' i miei piani iniziali, ma sono riuscita a trarne il meglio. Oh, davvero? Cosa è successo? Avevo programmato un weekend, ma la mia macchina si è rotta il giorno prima.
Sembra frustrante. Come hai fatto a gestirlo? Ho deciso invece di restare a casa ed esplorare alcune attrazioni locali. Si è rivelata un'avventura divertente. È un ottimo atteggiamento. A volte, cambiamenti inaspettati possono portare a nuove esperienze. Esattamente. Ho visitato un vicino giardino botanico che non avevo mai visto prima. È stato bellissimo. Sembra adorabile. Adoro i giardini botanici. Sono così tranquilli e pieni di vita. Sì, ho passato ore a girovagare per le diverse sezioni e a scattare foto. Qual era la tua parte preferita del giardino? La sezione tropicale è stata fantastica. I colori e i profumi erano così vivaci. Posso immaginarlo. Hai imparato qualcosa di nuovo mentre eri lì? L'ho fatto. Ho imparato a conoscere alcune piante rare di cui non avevo mai sentito parlare prima. È affascinante. È sempre bello ampliare le proprie conoscenze, anche durante un cambio di programma. Assolutamente. Penso che d'ora in poi mi impegnerò a esplorare altri luoghi locali. È un'idea fantastica. C'è così tanto da scoprire intorno a noi. Di sicuro, pianifichiamo insieme una giornata di esplorazione locale. Lezione 15. Salute e recupero. E Anna, i miei genitori dovranno assicurarsi che io abbia molto da bere dopo l'intervento. Oh no, spero che tu stia bene. Che tipo di intervento hai subito? Mi sono fatte asportare le tonsille. Non posso mangiare cibi duri o mi faranno male alla gola. Sembra scomodo. Che tipo di cibi puoi mangiare allora? I cibi morbidi come yogurt, purè di patate e frullati sono perfetti per me in questo momento. Sembrano deliziose. I frullati sono un ottimo modo per assumere nutrienti senza fastidi. Esattamente. Sono anche entusiasta di provare del gelato una volta che mi sarà permesso. Sarà una bella sorpresa. Il gelato è sempre una buona scelta. Assicurati solo che non sia troppo freddo. Buon punto. Dovrò stare attento. Ci sono altri cibi morbidi che mi consigliate? Che ne dici della farina d'avena? È caldo e confortante. Inoltre puoi aggiungere frutta per insaporire. È un'ottima idea. Adoro la farina d'avena. Mi manterrà pieno senza irritarmi la gola. Esattamente. E puoi cambiarlo con diversi condimenti. Hai pensato alla tua idratazione? Sì, i miei genitori si assicurano che io beva molta acqua e tisane. Questo è importante. Rimanere idratati ti aiuterà a riprenderti. Assolutamente. Apprezzo il loro supporto. Rende il processo molto più semplice. Tornerai ai tuoi cibi normali in pochissimo tempo, concentrati solo sulla guarigione. Grazie. Anna, mi prenderò sicuramente una pausa e mi godrò i miei cibi morbidi per ora. Grazie per aver guardato. Iscriviti, metti mi piace e condividi i nostri video e canali.